Oggi ci siamo fermati a Coviolo, vicino a Reggio Emilia, a Podere Cipolla. Podere Cipolla, hai capito proprio bene. Questa azienda vinicola si chiama così. Scopriamo come mai. Questo è Podcast di Vino, un podcast che ti racconterà storie, curiosità e aneddoti sul mondo del vino, raccontati direttamente da enologi, cantinieri e produttori. Io sono Stefano e sono in missione di Vina per te. Siamo a Coviolo di Reggio Emilia, presso Podere Cipolla, da Danny, che ci parlerà oggi dei suoi vini, ma soprattutto Danny, ciao, Ciao. come mai si chiama Podere Cipolla? Allora, Podere Cipolla è stato recuperare un vecchio nome che già aveva l'azienda. Qui dove ho il vigneto, dove c'è la cantina, sono terreni di mio nonno, che io ho in affitto da lui, e avendo un carissimo amico che fa il geometra e lavora spesso col catasto, eccetera, ha recuperato le mappe tuttora utilizzate nel fine del 1800, in cui ogni podere aveva un nome, aveva una certa denominazione e il podere dove c'ho la vigna era proprio chiamato Podere Cipolla. Il motivo vero di questo nome sinceramente mi sfugge. So che il proprietario prima dei miei nonni era una famiglia originaria di Bardi, quindi della montagna di Parma, che è una zona Parma tipica proprio per la coltivazione delle cipolle, quindi magari si lega all'origine parmense del proprietario, e anche un po' perché comunque tra Reggio e Parma un po' ci si prende in giro, e quando i reggiani parlano dei vini di Parma spesso si dice beh vabbè, a Parma non è che si faccia il vino perché avete solo cipolle e pomodori, quindi un po' potrebbe essere anche una cosa un po' ironica per il nome. A me questo nome è piaciuto molto, era un nome simpatico, anche autoironico, quindi che richiama molto anche il mio carattere, e l'ho scoperto proprio nel momento in cui stavo impostando le prime etichette che univano la mia passione per la barca a vela, che oramai ho abbandonato perché se segui la vigna e la cantina non ti rimane più tempo per andare in barca, quindi avevo unito, cioè il nome dei vini prendeva il nome dei venti, quindi stavo facendo le etichette su questo qua e sarebbe dovuto uscire come, chiamiamolo brand in termine moderno, Azienda Agricola Denny Bini, che era il mio nome e cognome. Poi scoprendo da questo amico il nome Podere Cipolla ho detto no, accantoniamo il mio nome e utilizziamo questo che è molto più simpatico, molto più bello, quindi chiama il grafico, fa cambiare tutte le etichette e va in stampa con il nome Podere Cipolla. Quindi non è stato un nome proprio ragionato, ma è stato proprio un nome distinto che è nato così. Ma che tipi di vini fai? I vini sono tutti, diciamo, vinificazioni nel metodo tradizionale e antico del territorio, quindi principalmente vini frizzanti e tutti nati dalla rifermentazione in bottiglia. Quindi il metodo originario di come sono nati i vini frizzanti, prima del metodo Charmat, che è quello in autoclave, che è il metodo moderno. Quindi non ho fatto nient'altro che portare in bottiglia quello che si è sempre fatto a livello familiare contadino nelle nostre campagne. Quindi da sempre il Lambrusco era un vino frizzante ottenuto da una rifermentazione spontanea in bottiglia. Chiaramente un tempo le vendemmie erano molto posticipate rispetto al giorno d'oggi. La vendemmia qui pianura reggiana iniziava a ottobre, si finiva a metà ottobre, fine ottobre, quindi c'erano già le prime gelate, i primi freddi, quindi i mosti non fermentavano completamente, arrivava il freddo, le fermentazioni si interrompevano. In inverno qui comunque territorio agricolo e di allevamento di bovini per fare latte a parmigiano reggiano chiaramente, che è l'attività principale, e in inverno i contadini avevano più tempo per fare i lavori al chiuso, quindi si imbottigliava, che febbraio, marzo, prima di ripartire i lavori nei campi della fienagione, si imbottigliava un vino che però non aveva completato ancora la prima fermentazione. In primavera e estate, quando si alzavano le temperature, partiva la seconda fermentazione, che era un po' un completamento della prima, e il vino imbottigliato fermo diventava frizzante col fondo, con i propri lieviti di fermentazione. Adesso le vendemmie sono tutte anticipate, cioè in alcuni anni molto caldi, fine agosto, inizio settembre si inizia già la vendemmia, quindi le fermentazioni vanno a secco e noi, diciamo, piccole cantine un po' più artigianali ci siamo attrezzati o congelando un po' di mosto in taniche oppure avendo un paio di vasche refrigerate dove possiamo bloccare la fermentazione e mantenere il mosto, che andiamo ad aggiungere al vino secco prima dell'imbottigliamento, sempre a febbraio e marzo. E come vinifico io, con una vinificazione appunto artigianale, chiamiamola così,
naturale, anche se non è il termine corretto. La fermentazione avviene sempre spontaneamente aspettando i primi caldi, e quindi sono tutti vini col fondo, vini completamente secchi, ma vini che sopportano molto bene anche l'invecchiamento. Tutti ottenuti da vitigni tradizionali tipici della zona, quindi sul bianco si parla di Malvasia aromatica di Candia, di Spergola, mentre sui rossi diverse varietà di Lambrusco, quindi Graspa Rossa, il Salamino e il Sorbara, che probabilmente sono i più conosciuti, poi c'è il Montericco, una varietà locale, il Maestri, il Lambrusco Oliva, e poi c'è il Malbo Gentile, che è una varietà che a me piace molto, una varietà antica che non fa parte della famiglia dei Lambruschi, ma viene utilizzata nel taglio del Lambrusco. Su questo vitigno ho lavorato perché, come dicevo, mi piace molto, molto difficile ma dà molta soddisfazione. Lo vinifico, oltre nel taglio del Lambrusco, anche come monovarietale, faccio un vino fermo, invecchiato in legno, e un passito, che magari di cui vi parlo dopo perché c'è un po' un aneddoto su questo vino. E poi ho iniziato a fare un paio di spumanti, più per divertimento, perché comunque l'azienda è nata proprio per passione mia. E quindi il punto principale è il divertirsi, avere uno stimolo, e il resto poi chiaramente negli anni è diventato anche un lavoro. Fino a qualche anno fa avevo anche un altro lavoro, quindi mi permetteva di utilizzarlo come hobby. Adesso da poco più di un anno è diventato il lavoro principale, quindi bisogna che mi ci si dedica più seriamente. Danny, ma ascolta, allora, ti va di parlarmi del passito? Sì, certo, volentieri. Allora, il passito, come ti avevo anticipato, è prodotto con il Malbo Gentile, questa varietà antica che si presta molto bene all'appassimento, perché è un grappolo spargolo con la buccia spessa, e quindi viene ad arearsi molto bene e difficilmente fa muffa o marcisce. L'idea è nata perché comunque c'è la tradizione di appassimento dell'uva a livello familiare, ma da mangiare. Una volta si utilizzava una varietà di Marzemino, che da noi si chiama il Besmei, che c'è il Besmei Capolec, che è quello da utilizzare a fare il vino, e il Besmei Pass, quindi il Marzemino appassito, che era quello da appendere il tralcio in soffitta e da mangiarsi a Natale. Quindi come non da fare vino. Quindi la tradizione dell'appassimento nelle nostre parti c'era, l'ho voluta riprendere sul Malbo Gentile perché questa varietà di Marzemino ormai è andata persa, non si trova più, e ho iniziato ad appassire qualche cassetta di uva in soffitta per fare il vino. L'idea c'era, la conoscenza di come farlo no, perché comunque il primo anno penso di aver commesso tutti gli errori che si potessero commettere su un vino, e li ho fatti proprio sul passito. Quindi l'idea era di fare un passito rosso dolce, ovviamente fermo, e il risultato è stato un vino da uve appassite, rosato e frizzante, se non spumante, perché esplodevano completamente le bottiglie. Però mi è servito da errore, quindi l'anno successivo ho fatto esattamente il contrario di quello che avevo fatto l'anno prima, ed è uscito un prodotto che, a dire la verità, è veramente molto buono. Lo dico io, ma però è veramente buono. Poi negli anni è cambiato, perché i primi anni facevo un po' di affinamento in una botticella di quelle d'aceto balsamico, perché chiaramente la produzione è bassissima, calcola che la resa da uva a vino è dal 9 al 15% massimo, quindi sembra più un olio d'oliva che non un vino. E negli ultimi anni ho abbandonato la botticella di rovere, quindi lo lascio solo in acciaio, ho aumentato un po' la macerazione e l'invecchiamento, perché prima era un vino che dopo un anno andava in bottiglia, adesso passano 2 anni. Anche qui sul cambio di vinificazione c'è un altro piccolo aneddoto che è successo un po' per dimenticanza mia, chiaramente. Di solito facevo appassimento di 4 mesi, quindi da settembre fino a gennaio, che c'era la pigiatura dell'uva appassita, rimanevo in macerazione sulle bucce per circa un mese, 40 giorni, poi torchiavo e andavo in botticella di rovere fino a dicembre, quindi quasi un anno di affinamento in legno. E un anno, facendo la macerazione, mi sono dimenticato del vino. Ho iniziato con gli imbottigliamenti, ho iniziato con le varie cose. A fine dei vari imbottigliamenti, quindi eravamo a maggio, mi ritrovo con una cisterna che aveva il rubinetto chiuso, c'era ancora prodotto nero. Cavolo, il passito. Mi ero completamente dimenticato il passito in macerazione, quindi è venuta fuori una macerazione già lunga, però assaggiato era incredibile, cioè con dei sentori, degli aromi che non aveva mai avuto prima. E ho detto, sai cosa facciamo? Lasciamolo qui ancora. È rimasto fino a fine agosto, quando poi dopo dovevo iniziare la vendemmia, quindi c'erano altre cose a cui pensare. Ho torchiato e aveva una struttura, una completezza, un equilibrio che non aveva mai avuto prima. Ho deciso di abbandonare il legno e di lasciarlo in damigiana perché
come ti dicevo, la produzione è veramente limitata, quindi ho riempito una damigiana nel mezzo, erano circa 70-80 litri di prodotto, ed è rimasto lì però un altro anno e mezzo, quindi a dicembre dell'anno successivo, perché l'evoluzione è stata molto più lenta, la fermentazione è molto più lenta, però alla fine adesso te lo farò assaggiare e mi dirai tu se il risultato ne valsa la pena. Guarda, mi ha incuriosito tantissimo, mi piace questa cosa che da un errore è nato un figlioletto nuovo, diciamo, ecco. E mi parlavi prima anche di questa tua passione però per gli spumanti. Sì, la passione per gli spumanti è venuta un po' dopo anche questa, chiaramente partendo dai vini frizzanti già c'era un'impronta, e lo spumante è nata perché quando io ho iniziato a fare Rosa dei Venti, che è il mio lambrusco rosato, l'ho sempre visto come base spumante, le uve le raccoglievo come se dovessi vinificare un vino spumante, quindi molto attento all'acidità, alla freschezza, colore tenue, quindi pressatura leggera. E poi l'ho sempre imbottigliato con un dosaggio di mosto sugli 8-10 grammi litro di zucchero, quindi che ti portassero ad avere quelle 2 atmosfere e mezzo di pressione, quindi con un vino frizzante. Poi nel 2013 mi avevano regalato una vecchia pupitre, che chiaramente le pupitre tengono 60 bottiglie, quindi 120 bottiglie. Ho detto, sai cosa facciamo quest'anno? Imbottiglio, ho preso delle bottiglie pesanti e ho imbottigliato 120 bottiglie di base rosato da frizzanti, aggiungendo più mosto, quindi arrivando sui 20-24 grammi litro di zuccheri per avere un potenziale di pressione di 5-6 atmosfere. Ti do dei numeri anche Sì. E imbottigliato, poi ho detto, i vini vinificati in questo modo, ottenuti da una coltivazione sana come quella che si cerca di fare qua, quindi rispetto del territorio, del terreno, nutrirlo bene, tutto quanto, vinificazione rispettosa, quindi nessuna chiarifica, nessuna filtrazione eccetera, sono vini che reggono molto bene l'invecchiamento. Quindi sai cosa facciamo? Facciamo un metodo classico, sperimentale, lungo, e l'ho lasciato lì 5 anni, 60 mesi sui lieviti. Dopodiché ho fatto la prima spoccatura ed è stato veramente una soddisfazione, perché comunque la base ha retto molto bene, ha preso dei sentori che magari uno non pensa neanche più che venga dal lambrusco, ed è stato bello e divertente. L'unica cosa è che questo esperimento mi sono divertito a farlo tutti gli anni, quindi dal 2013, non sapendo che cosa sarebbe nato, l'ho continuato a fare 14, 15, sempre queste 120 bottiglie messe via, e adesso ho iniziato a sboccare. Quest'anno ho sboccato la 2016 e quindi sono già 3 anni che faccio sboccature ed è molto bello, quindi non è un dosato, è pas dosé dopo, quindi si sbocca, si toglie il sedimento, si ritappa così com'è. Un vino divertente. Allora Danny, io direi che possiamo fare un bel brindisi con questo passito di Malbo Gentile dell'Emilia, del Podere Cipolla, azienda agricola Bini Danny, così abbiamo detto tutto completo quanto, e godercelo. Perfetto. Cin cin. Salute. Cin. Hai appena ascoltato Podcast di Vino, ideato, realizzato, mixato e qualsiasi altra cosa ti venga in mente da Stefano Bloise, che può essere io. Registrato in presa diretta sul posto. Grafica di copertina di Daniela Berti. Licenze musicali acquistate su Bito Music. Vieni a trovarci anche sui nostri social, Facebook e Instagram, per contenuti speciali e, perché no, per darci qualche suggerimento. Ti ricordo che puoi ascoltare anche tutte le puntate passate sul nostro sito www.podcastdivino.it. Ci sentiamo la settimana prossima e alla salute!